Signori, buongiorno, sono sempre io, Mauro Cominoli. Oggi iniziamo a fare le meringhe. Cosa dobbiamo fare? La cosa più semplice è prendere i nostri albumi d'uovo, montarli a neve ferma, dopodiché li metteremo dentro nelle nostre teglie ricoperte in carta da forno o dal tappetino in silicone e le metteremo in forno a 90 gradi per 2 ore. Iniziamo. Abbiamo i nostri tuorli, li mettiamo dentro nella bacinella della planetaria, non sei albumi non tuorli, scusate, albumi non tuorli, ok? E iniziamo a montarli piano piano. Poi pesiamo 150 grammi di zucchero semolato, che andremo ad aggiungere mano a mano che i nostri albumi iniziano a montare. Aumentiamo un po' la velocità. Iniziamo a mettere un 10% del peso dello zucchero semolato. Continuiamo a montare. Aggiungiamo ancora un 20-30% dello zucchero. Continuiamo a montare fino a quando non abbiamo un albume ben fermo. Adesso fermiamo la macchina, mettiamo ancora una parte di zucchero e continuiamo a montare. Chiaramente per montare l'albume a neve ferma bisogna metterci intorno ai 10 minuti più o meno. Chi ha un attrezzo, non una planetaria ma un bimbi, quello con i due cose che girano, ci vuole molto più tempo perché non è un attrezzo che arieggia tanto gli albumi. La macchina planetaria ci mette molto meno a montare gli albumi. Mettiamo tutto il nostro zucchero e finiamo di montarli, ormai mancherà poco, pochi minuti e sono montati. Gli albumi sono montati quando fanno questi beccucci qua e vedete che anche girandolo sotto sopra non si stacca, allora vuol dire che l'albume è ben montato. Ora lo stacchiamo e mettiamo il nostro albume in un sac à poche. Prepariamo una sac à poche con una bocchetta liscia.
liscia per fare, o anche rigata, dipende come uno li vuole fare. Possiamo farli anche rigati se vogliamo. Verranno a forma di fiammella, proviamo così. Mettiamo la nostra bocchetta all'interno della mia tasca da pasticcere. Tagliamo il beccuccio della tasca leggermente al di sotto delle punte dove uscirà il nostro composto. Ci rimane non troppo in alto, perché altrimenti quando spingiamo il nostro composto rischia di staccarsi la nostra sac à poche. Allora ripieghiamo e mettiamo dentro il nostro composto all'interno della tasca. Prendiamo una marisa, il nostro composto, e lo mettiamo nel sac à poche. Molto ben ferma. Ora chiudiamo il nostro sac à poche. Facciamo uscire bene tutta l'aria e faremo delle fiammelline con la nostra, per fare le nostre meringhette. Cerchiamo di farle tutte uguali, perché altrimenti rischiamo che quando cuociano non sia omogenea la cottura. Se sono troppo piccole bruceranno, se sono troppo grandi non cuoceranno bene. Quindi teniamo presente che per avere una cottura omogenea dobbiamo farle più o meno tutte della stessa grandezza. La prima è pronta, come potete vedere. Prima di metterla all'interno del forno, un consiglio: mettiamoci sopra dello zucchero a velo. Lo zucchero a velo praticamente ci stabilizzerà le nostre merighettine. La prima è pronta, la possiamo mettere già nel forno. Ora
iniziamo con la seconda teglia e facciamo l'altra serie di meringhe. Mi raccomando, sempre il più possibile uguali. Mettiamo dentro ancora un po' di impasto verso caposci. Come potete vedere è bello stabile. Se non l'abbiamo montato così è difficile che le meringhe ci verranno bene. Più rimane bello solido montato fermo e meglio è, altrimenti non sarà facile. Avere delle belle meringhe. Mettiamo ancora un po' di impasto. Per fare le meringhe possiamo usare due sistemi. Il primo è aggiungere il 100% come abbiamo fatto noi in questo momento di zucchero semolato, oppure facciamo metà zucchero semolato e metà lo facciamo con lo zucchero a velo. Ci rimarranno leggermente più friabili. Continuiamo. Avendo usato una teglia più grossa riusciamo a farne un pochino di più. Facciamo sempre la stessa cosa, aggiungiamo lo zucchero a velo e poi inforniamo anche queste. Ricordatevi che per la cottura delle meringhe dovete utilizzare almeno un forno a 90 gradi o anche a 100, poi valutate voi a seconda del colore che vedete, però io consiglio 90 gradi per 2 ore. Prima di metterle dentro nel forno, spolverare con lo zucchero a velo sopra. Aiuta di più a stabilizzare
le nostre meringhette. Le abbiamo messe nel forno per 2 ore, devono stare in cottura, 90 gradi per 2 ore. Un consiglio: lasciamole sempre cuocere per 2 ore, però quando è finita la cottura lasciamole dentro nel forno a raffreddare. Se le fate la sera lasciate che il forno si spenga, lasciatele dentro tutta notte e alla mattina, quando aprirete il forno, avrete le vostre meringhe perfette. Ora, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su e se volete rimanere aggiornati accendete la campanella per rimanere aggiornati sui video che faremo i prossimi giorni. Vi ringrazio, cari amici, come sempre, alla prossima. Ciao!